Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli oppure ascendente Gemelli, anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere questo mese di giugno, che è il tuo mese, come sarà per te. Lo facciamo attraverso una splendida narrazione di tarocchi e oracoli insieme, affinché tu possa avere quella gioia perpetua che ti dà quell'entusiasmo dirompente da realizzare la missione della tua anima in questo mese. Allora, mettiamo lo schemino qua e partiamo dalla potente carta degli archetipi che andrà a rispondere alla domanda: chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Quale archetipo ti domina? Chi sei a giugno? Allora chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Wow, un ingegnere. L'archetipo dell'ingegnere, sarai ingegnosissima, ingegnosissimo, avrai delle idee che nessuno altro ha mai avuto. E le idee sono tutto, le idee sono eidola, sono spiriti, dei, numi, le idee sono gli dei. Lo stesso Dio è un'idea dell'uomo, no? Quindi le idee sono gli spiriti, gli dei. E qua mi dice che avrai la capacità di esprimere l'energia creativa in una forma pratica, cioè le tue idee diverranno pratiche. Avrai un talento per disegnare delle soluzioni a dilemmi comuni, a cipicchia. Sarai ingegnosissima, ingegnosissimo, non ti perderai in chiacchiere, in parole, ma le tue idee saranno funzionali immediatamente nella vita pratica e ti vedrai proprio animato, animato da questi dei, questi spiriti, come se tu incarnassi una forza disumana straordinaria nel mettere in scena delle soluzioni per tutti, non solo per te ma per tutti, cioè soluzioni ingegnose a dilemmi comuni. Soluzioni creative a dilemmi comuni, perché, come diceva anche Einstein, non si può risolvere un problema dallo stesso stato di coscienza che l'ha creato. E bisogna usare un altro strumento, qual è? È la mente poetica, come direbbe Hillman, la mente trascendente, la mente del cuore. Bisogna utilizzare lo strumento che è il cuore, tant'è che lo spirito del genio è uno degli spiriti che abita in te. Lo spirito del genio si trova nel quarto chakra. Sai che nel quarto chakra, come ci insegnano i Rig Veda, i grandi testi sciamanici e vedici, ci sono tre forze potenti, che la prima è lo spirito della dama o del cavaliere, quella che si innamora, no? Che spesso è uno spirito ferito, quello che va pacificato. In più profondità troviamo lo spirito del genio, cioè la creazione vera, la creatività vera che viene dal cuore, e ancora più in profondità troviamo lo spirito del maestro interiore, che secondo i Rig Veda assume queste sembianze, ha la forma di un pollice di una mano e ha le sembianze di un bambino che ride. Il maestro interiore è piccolino e ride, è un bambino. Cosa vi va a pensare questo? È alla bambina interiore, no? Il bambino interiore a cui dobbiamo dare il timone della nostra vita, pacificandolo. Allora, tu a giugno sarai straordinariamente ingegnosa e ingegnoso, e le idee sono quelle che danno il motore della vita, l'entusiasmo. Senza idee perdi, sopravvivi. E tu le saprai mettere in pratica, quindi ti vedo proprio riuscire a essere straordinariamente sorprendente. È una bellissima carta. Ok, bellissimo archetipo. Vediamo un po', è proprio la tua carta del Gemelli, eh? Vediamo adesso qual è l'energia generale per te. Andiamo a vedere in questo momento che guardi il video. Dove sei adesso? Dove sei adesso? Beh, ti vedo con un'energia felicissima, molto felice, con un'energia molto luminosa.
Cioè, tu parti il mese molto luminosa o luminoso, il sole dove sei adesso, anche se in questo momento non stai vedendo questa energia di felicità, è un'energia di chiarezza dentro di te che va a sfociare in questa felicità. Il sole è una carta bellissima con la quale partiamo perché mi parla di entusiasmo proprio per queste idee, entusiasmo, creatività e il sole qua c'è un bambino. Quindi è come se dessi il timone della tua vita al tuo bambino o la bambina interiore e quindi questo mese parte con una grande gioia, con un grande entusiasmo, pieno di vitalità, di voglia di fare, di scoprire ed è stupendo questo. Vediamo che energia entra, che energia entra, che energia entra in questo mese. Una chiarezza irreversibile di idee. La regina di spade, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Io ti vedo assertiva o assertivo, prendere decisioni lucide e decisioni chiare, prendere delle decisioni che ti permettono anche di essere sul trono, come per dire una persona seguita o seguito, cioè una persona che ha le idee chiare e quando ha le idee chiare è come avere la rotta, no? Come diceva un detto, eh, colui che naviga una nave e ha il vento a favore, ma se non hai una direzione, nessun vento è a favore. Quindi io qua tu vedo che hai delle idee chiare su come proseguire, come agire, quindi l'energia di questo mese è un profondo discernimento, è una grande direzione. L'energia di questo mese è una mente chiara, illuminata, e questa mente ingegnosa, piena di idee, di determinazione, idee autorevoli, idee che vengono seguite, idee pratiche, geniali, è bellissimo, eh? È bellissimo. Vediamo qual è la direzione del mese. La direzione del mese, qual è la direzione del mese? Beh, qua stai per entrare in un mese in cui c'è una grande opportunità concreta. Mi parla di lavoro, mi parla di opportunità nella materia, mi parla di qualsiasi tipo di opportunità che abbia un buon radicamento, che ti porta del denaro, che ti porta dell'abbondanza, mi parla di un denaro. Cioè, l'opportunità di questo mese è un'opportunità di apertura nella vita concreta. Gioia e entusiasmo ti portano ad avere le idee chiare per cogliere un'opportunità grandiosa. Nel lavoro, nella vita pratica, può essere un nuovo lavoro o qualcosa di nuovo, o un nuovo lavoro all'interno del contesto già dove lavori, però è qualcosa di nuovo. Tutti i denari sono la materia, quindi anche la direzione di questo mese ti vedo anche iniziare qualcosa di nuovo per dare vigore e vitalità al tuo corpo. Magari anche, non lo so se fai yoga sciamanico con me, l'inizio di un nuovo percorso spirituale pratico che porta nel corpo una consapevolezza diversa, più forza, più vigore, più determinazione. Fatto sta che la direzione del mese è quella che coglierai un'opportunità straordinaria. Bellissimo. Ok. Qual è lo spirito del mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? I tuoi avi, i tuoi antenati ti stanno guidando nella realizzazione dei tuoi obiettivi. Forse l'hai chiesto per tanto tempo. Gli anziani, la carta degli anziani sono gli dei. Se tu chiedi a uno sciamano chi sono gli dei, lui ti dice gli avi, gli antenati. Ma anche Jung, Carl Gustav Jung, no? Ti dice che i tuoi avi, i tuoi antenati sono nei tuoi organi. Ecco perché ti ho detto il corpo, rinascita del corpo fisico. Perché i tuoi organi sono i tuoi avi, i tuoi antenati, sono gli dei. Allora gli spiriti, lo spirito non è uno spirito solo. Per alcuni di voi c'è una nonna o un nonno o un bisnonno o un trisavolo o una mamma o un papà, se sono dall'altra parte del velo, che ti stanno guidando nel prendere queste opportunità. Le idee che ti arrivano vengono mandate direttamente da questo spirito, da questi spiriti. Allora la carta degli anziani è stupenda perché mi dice che proprio
Chi ha fatto le masterclass con me, che siamo già al periodo di conclusione del viaggio definitivo dell'eroe, no? Ad agosto finiamo il viaggio definitivo che abbiamo iniziato a gennaio. Allora ti dicono che avviene in questo, chi ha fatto le masterclass con me, a giugno avviene la pacificazione totale delle immagini perturbate del tuo passato relative agli avi e agli antenati. Lo vedrai perché si concretizzerà nella materia con questa opportunità che arriva e le idee che arriveranno. È una grande felicità, non avrai più alcun dubbio. E invece, per tutte le altre mie ragazze e ragazzi, vi consiglio fermamente di iniziare il percorso sciamanico dei 21 giorni se non l'avete ancora fatto. Lo trovate qua sotto all'info box. Per tutte le altre mie ragazze invece veterane e veterani, lo spirito del mese sono proprio i tuoi avi, i tuoi antenati che ti guidano nella realizzazione degli obiettivi. Gli anziani, questa carta ti dice che grazie allo spirito pacificato dei tuoi avi, allora tu farai delle azioni che avranno un impatto sulle prossime 7 generazioni. E allora lo spirito ti permetterà gli spiriti ti permetteranno di cogliere delle opportunità importantissime con questo grande entusiasmo. Quello che andrai a fare in questo mese ha l'impatto su 7 generazioni future, ciò vuol dire che tu saprai perfettamente questo, quindi di conseguenza, sapendo perfettamente questo, ti farai guidare dall'amore e dalla devozione nel tuo cuore, perché l'impatto che avranno le tue azioni è fortissimo. Numero uno è anche il mago. È strapotente questa carta, strapotente. Ok, mettiamocela qui e andiamo a vedere adesso nell'ambito amore ed eros cosa accade. Amore ed eros. Qual è la tua energia nel mese di giugno? Amore ed eros, nell'amore. Qual è la tua energia nell'amore? Qual è la tua energia nell'amore? Qua abbiamo il carro. Può darsi che ti sposti per amore o raggiungi qualcuno per amore. Il carro mi parla di una grande energia di trionfo tuo personale. Prima di tutto amore di te. Il carro è l'amore di sé. Quindi ti vedo rigogliosa o rigoglioso, con un grande amore per te stesso, e una grande autostima ti vedo in questo mese di giugno. L'autostima non ti arriva dall'ego riferito, ti arriva dagli anziani, perché sei un connubio di forze straordinarie, invisibili, comprensive dei tuoi avi, dei tuoi antenati. Quindi l'amore per te stesso è ciò che guida questo mese di giugno, il carro. Ok, vediamo che abbiamo dall'altra parte. Qua tu prendi una direzione in amore, e la direzione è prima di tutto amore per te, quindi ciò che ti fa bene, vai verso ciò che ti fa bene. Ok, vediamo un po' qual è l'energia dell'altro che viene verso di te o con l'energia con la quale avrai a che fare. Qua abbiamo una persona che ti attrae moltissimo, la regina di bastoni. La regina dei bastoni è un'energia di una persona che sia uomo o donna non importa, che ha un grande magnetismo femminile, un grande erotismo. Può essere una persona molto acclamata, una persona molto magnetica, una persona molto ammirata dal pubblico, dalle altre persone. È una persona che sa cosa vuole, una persona che stimolerà in te grande magnetismo, grande energia erotica, grande ispirazione anche. Sì. Vediamo adesso qual è la dinamica invisibile tra queste due energie. C'è un forte attaccamento. Il diavolo mi parla di un forte attaccamento, di paure, insicurezze che si scaturiscono grazie a una presa di coscienza di una sensualità o sessualità molto accesa. Allora, la dinamica invisibile che tra te e questa persona vede un grande erotismo, una grande passione, però allo stesso tempo, quando l'energia della Kundalini, che è l'energia erotica, l'energia nervosa a carattere sessuale che si scatena, no? Che si risveglia, porta in essere anche delle paure quando tocca gli altri chakra, soprattutto primo e secondo chakra e terzo.
perché parliamo di autostima qua. Quindi la dinamica invisibile tra queste due energie è il riconoscimento di certe dinamiche di dipendenza emozionale o sessuale che possono scaturire. Allora, attraverso una figura che ti attrae moltissimo, tu è come se prendessi consapevolezza del tuo valore e riconoscessi queste paure, dando i giusti limiti, i giusti tempi. Allo stesso tempo questo non ti ferma, anzi ti dà la grinta per avanzare e voler superare le tue paure. E è come se dall'altra persona tu acquisissi il tuo stesso magnetismo, grazie all'unione erotica, all'unione sessuale o all'attrazione che c'è. Però emergeranno delle paure che tu con la razionalità illuminata taglierai. Taglierai per cogliere delle opportunità che ci saranno nella vita sentimentale. Va bene? Cioè, l'opportunità c'è perché tu tagli le sfumature legate alle paure, lasciando che l'energia erotica possa fluire dentro di te e darti potere, darti energia, forza vitale. Va bene? Vediamo adesso l'evoluzione possibile. Ecco, l'eremita è una carta molto importante come evoluzione possibile perché è un guardarsi dentro più che guardare fuori. C'è una persona che ti attira a livello erotico, a livello sessuale. Allora, siccome la dinamica invisibile è il diavolo, guarda l'eremita come guarda il diavolo. Allora io mi centro, io considero che questa relazione mi fa venire fuori le mie peggiori paure o resistenze o attaccamenti. Cosa fa la dinamica possibile dell'eremita? Le riconosco affinché possa cogliere veramente un'opportunità di crescita e di sviluppo all'interno di questa relazione e non mi perda l'occasione di poter germogliare grazie a questa opportunità, sia individualmente sia in relazione. Quindi io qua vedo che ci potrebbe essere un momento di allontanamento tra te e questa persona al fine di ricordarsi e di tagliare queste paure o attaccamenti. Un momento di allontanamento che può essere un giorno, una settimana, 20 giorni, un mese, non lo so, però c'è una grande energia erotica che viene scaturita da questo rapporto. L'eremita mi parla di questo profondo momento di introspezione dove vedi le tue paure che ogni volta ti riagganciano alla relazione, magari una persona nuova ma si riagganciano paure del passato, paura di perdere il controllo, paura di allora lo voglio gestire con la mente razionale, non voglio sentire troppo. Quindi all'interno delle dinamiche relazionali può intercorrere questo tipo di andamento, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo della Dea nell'amore, amore, giugno per te. La quiete. Allora, molti di voi tagliano con una persona che le attrae o le ha attratte nel passato eroticamente, scaturendo in loro, cioè in te, una grande energia erotica, però il carro mi dice che tu scegli te stessa prima di tutto, o te stesso. La quiete mi dice che, come l'eremita, no? Tu scegliendo te stessa o te stesso puoi relazionarti con l'altro, certamente, ma la dinamica qua sarà diversa che in passato, perché mi relaziono con te prendendo consapevolezza che ci sono delle dinamiche di dipendenza emotiva o sessuale. Io le recido queste dipendenze, lo faccio con lo yoga sciamanico, lo faccio con la consapevolezza, lo faccio con una guida spirituale, no? Che porto dentro e che magari sto esercitando come percorso spirituale e mi vivo la sessualità in modo armonico. Questo è il senso della quiete. Va bene? Mi vivo questo erotismo in modo armonico. Sì. Vediamo cosa ti dicono le specifiche. Cosa ti dicono le specifiche? Cioè tu riesci a cogliere attraverso l'altra persona un erotismo che non è dell'altro in sé, ma siccome è il tuo riflesso, grazie a quell'eccitazione che provi per l'altra persona, tu riconosci in te quello stesso erotismo. Cioè noi non vediamo niente all'esterno che non riguarda noi, che magari è in ombra. Allora tu riuscirai a tagliare le catene, che vuol dire tagliare la catena? Cioè l'altra persona non riesco a vivere senza di te. Questa è la catena che tagli. Questo è il senso. Detto papale papale. Questa è l'evoluzione a cui tende l'eremita. Fa passi a poco
per realizzare veramente un qualcosa di concreto a livello relazionale. Vediamo la tua energia nell'amore con il carro, il diavolone. Te l'ho detto che ti piace tantissimo una persona, allo stesso tempo risveglia le tue paure, ma tu le recidi affinché possa avere tu una relazione appagante, al di là se scegli di vivere con questa persona oppure no. Questo è il lavoro introspettivo dell'eremita. E vediamo la regina di bastoni nei tuoi confronti, che sia uomo o donna non importa. Qua c'è la torre, il 6 di coppe e il mago. Allora, io ti dico una cosa. Questa persona, io non lo so se si rompe o si è rotto qualcosa tra te e questa persona, però questa persona ha voglia di ricostruire un rapporto con te. Per alcuni di voi è un ritorno dal passato. Eremita, 6 di coppe, diavolo 2 volte, però con una visione completamente nuova, perché sei tu che detti le regole, perché sei scevra dalle paure e dai condizionamenti legati alla dipendenza. Per altri invece è una persona del tutto nuova, perché comunque c'è il mago, è 1-1, che però ti farà rivivere delle emozioni del passato che tu devi finalmente pacificare. Formula pentacolare magia pratica 11, chi sta facendo il percorso sciamanico. Vediamo la dinamica con il diavolo, dinamica invisibile, diavolo. Quali sono queste paure profonde da vedere che l'altro ti scaturisce? La paura di darsi, di poter far veramente nascere qualcosa, l'imperatrice. Hai paura dello sviluppo e quindi puoi aver prodotto sottrazione, no? Allora, l'imperatrice, qual è alla domanda qual è la paura che il diavolo sottende? La paura di crescere, la paura di svilupparsi, la paura dell'autopotenziamento, la paura di darsi, dell'amore, in tutte le sue forme, la paura di espandersi veramente, la paura di espandersi veramente. Perché la possibilità di espandersi veramente in questo rapporto c'è, o che sia una persona nuova, che sia una persona che già conosci, c'è la possibilità di espandersi qua con l'imperatrice. Espandersi cosa vuol dire? Realizzare, anche accrescere il proprio potere personale attraverso l'amore, il darsi all'amore, no? Questa è la paura. Magari il diavolo preferisce più il controllo che l'amore. Controllo questo evento perché ho paura dell'amore vero, allora lo controllo, lo manipolo, lo controllo. Però qua c'è il potenziale. Più è grande il potenziale di una relazione, più il diavolo ti farà emergere paure, resistenze, attaccamenti legati all'amore stesso. Vediamo con l'eremita. Evoluzione possibile con l'eremita. Qua le cose tornano in equilibrio, 6 denari, il re di coppe, bellissimo, 3 denari. L'evoluzione possibile è che a poco tu scopri che è possibile una progettazione vera e reale, però con uno scambio equo, 6 denari, scambio equo. Il re di coppe mi parla della maturazione emozionale in seguito a queste dinamiche di cui abbiamo appena parlato, e il 3 denari mi parla di un venirsi incontro. Il 3 denari mi parla di lavorare in squadra, un venirsi incontro grazie a una maturazione emozionale raggiunta senza dipendenze, dove ognuno vede il potenziale dell'altro e senza vede nell'altro un quid in più con il quale può creare senza sentirsi di meno lui stesso. E qui vedo che la maturazione è possibile. Non arriva proprio subito, ma l'occasione c'è. Ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui lei, cosa ti dirà l'altra persona. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Tu sei l'amore, ti vede come l'amore l'altra persona. L'amore, il darsi, l'offrirsi, cioè l'altra persona ti vede come colei o colui a cui è inevitabile darsi, è inevitabile dare se stessi. Tu sei l'amore, ti dice. Che cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. E qua ci sono delle paure legate a questo amore, no? Come te l'ho detto, la paura di esprimersi, la paura di
di espandersi, perché questa è la carta che equivale per tutti e due, quindi sto affrontando le paure del darmi al vero amore. Questo è. Perché anche la regina dei bastoni, ricordiamo, una persona che vuole avere tutto sotto controllo, no? Sotto il suo magnetismo, sotto le sue, sotto il suo braccio, e quindi la paura di perdere il controllo e darsi all'amore. Che cos'altro? E qua abbiamo una carta poeticissima di Kierkegaard che dice: io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Allora questa è una carta che mi parla di questa eremita qui e mi parla del tuo amante mistico. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, è invisibilità. Allora qua l'evoluzione del rapporto, andando poco a poco, guardando le proprie paure, attaccamenti e resistenze, è come se anche l'altra persona si alleasse alla mancanza di te. Magari vivete separati o state un momento separati, quella persona si allea a quell'assenza, alla dea della solitudine, che poi è il suo amante mistico, e la porta a riportare e la porta ad affrontare le sue paure più profonde, per poter avere questa opportunità concreta e reale. Allora questa lettura mi sta parlando fondamentalmente, per quanto riguarda l'amore e l'eros, che tu attraverso l'altro acquisisci la tua stessa capacità di creare. L'altra persona, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 0 e anche 1, Magia Pratica 0 e 1, è il veicolo di certe nostre qualità in ombra. Noi non ci innamoriamo mai di una persona, ci innamoriamo di noi stessi, di quelle qualità che sono in ombra e che l'altro fa emergere. Allora quando ci innamoriamo della qualità di una persona, ci innamoriamo di una persona, diciamo quella persona è bravissima a fare questo, quest'altro e l'ammiriamo, noi ci stiamo innamorando di noi stessi. Ci stiamo innamorando di aspetti che l'altro ci fa vedere che sono dentro di noi. Altrimenti non li potremmo riconoscere nell'altro se non fossero in noi. Questa lettura sull'amore mi sta raccontando di questa grande introspezione che verrà in te attraverso la relazione con l'altro. Tu acquisirai il magnetismo che hai sempre avuto grazie alla relazione con l'altro, recidendo le paure relative alla tua espansione. Grazie all'altra persona, magari l'altra persona non vuole che tu ti realizzi. Ti faccio un esempio banale, magari subdolo, che c'entra in questa lettura. Non vuole che tu ti realizzi, o non vuole che tu abbia successo, o non vuole... E tu la vedi però con una persona carismatica, eccetera. Ok, attraverso l'altro tu recidi la tua paura di avere successo, riconoscendo queste tue paure, e ti realizzi. Prima con te stessa o con te stesso, il carro, il diavolo, e poi se tu lo reputi opportuno avere una relazione con quest'altra persona, che è possibile solo attraverso questo percorso interiore però che fai, che può avvenire pure in 5 minuti questo percorso interiore, mi spiego? Ok, wow. Allora, andiamo adesso nel lavoro, missione, denaro. Vediamo cosa accade. Lavoro, missione, denaro. Andiamo a vedere prima di tutto il talento da incarnare. Qual è il talento da incarnare? Anche se tu non lavori, spesso mi chiedete, ma se io non lavoro come la devo interpretare? Il lavoro è dove tu metti energia quotidiana, ok? Non solo il lavoro stipendiato, dove metti energia. Allora, talento da incarnare. Il Papa. Il talento da incarnare è decisioni prese sulla base di una profonda e radicata esperienza spirituale. Il talento da incarnare con il Papa è prendere decisioni nette che siano espressione della grande consapevolezza spirituale raggiunta, affinché tu possa essere seguito, perché c'hai questo potenziale molto forte nella tua energia, c'hai questo potenziale molto forte di incarnare con autorevolezza le tue decisioni. Questo è il talento da incarnare. Ok.
Vediamo adesso qual è il blocco, l'autosabotaggio che può arrivare. Blocco. È incredibile, il re di denari e il blocco, l'autosabotaggio, perché qua il re di denari mi parla di... Non devi avere una visione della stabilità come la mente razionale vorrebbe, ma devi... le tue idee geniali, la tua creatività, sono l'unica cosa da seguire e anche le tue decisioni. Perché come blocco i re di denari mi dice che ci potrebbe essere una visione troppo austera e chiusa della stabilità. Cioè, che cos'è per te la stabilità? Ok, la prima cosa che ti viene in mente saranno i condizionamenti sociali che abbiamo. Ti viene di default perché viene a tutti, no? Allora, il lavoro spirituale ti permette di vedere la stabilità da un'altra prospettiva. La stabilità è creazione, è creatività, non esiste niente è stabile, tutto muta. Qualcuno diceva non ci si può bagnare 2 volte nello stesso fiume. E quindi la stabilità è sentirti parte di un universo più grande, della terra, i tuoi avi, i tuoi antenati che ti sostengono nella realizzazione della tua anima. E tutto ciò che fai, tutto ciò che, con il quale vieni a contatto, fa parte di quella stabilità. La tua stabilità deve essere una stabilità spirituale, non materiale. Quando è spirituale quella stabilità si trasforma per conseguenza in una stabilità radicale e materiale. Perché qua c'è un contrasto fortissimo tra il Papa e il Re di Denari. Qua c'è una paura di una lotta tra la missione spirituale e il bisogno di controllo materiale. Allora, il tuo talento in questo mese è il Papa, e ci siamo. Il Papa non parla di diventare il ponte tra cielo e terra, intuizione e realtà, anima e materia. Quindi il talento, tu hai un talento di colei o colui che può guidare, ispirare gli altri, che guarisce attraverso la parola, la presenza, la coscienza. Però attenzione, perché il blocco mi parla di una parte di te che rischia di voler controllare tutto per sentirsi al sicuro, oltre a quello che ti ho detto. Come se il tuo valore dovesse essere dimostrato attraverso risultati, stabilità, approvazione, successo concreto. Cioè è una carta che mi può parlare anche della paura della precarietà e anche di attaccamento all'immagine di forza, cioè come se una parte di te dicesse posso fidarmi della mia missione solo se produce qualcosa di tangibile subito. Però il Papa ti insegna un'altra cosa, ti insegna che il vero potere nasce quando diventi tu un canale di ispirazione, quando smetti di trattenere e inizi a trasmettere. Quindi il passaggio per te sarà questo, smettere di misurare il tuo valore solo attraverso ciò che possiedi ed iniziare a riconoscere il valore di ciò che invece incarni. Mi spiego? È molto forte questa cosa, molto forte. Vediamo qual è l'espansione possibile in questo mese. Beh, allora, il 6 di coppe mi dice che l'espansione... Allora, tu riconoscerai il tuo valore per ciò che incarni, non per ciò che possiedi, perché il 6 di coppe è una felicità umana, una felicità che viene dalla bambina e dal bambino interiore che non ha le sovrastrutture mentali dei re di denari, no? E qua ti consiglio vivamente il rituale per risvegliare il tuo potere occulto, dove alla fine c'è la meditazione della bambina e del bambino interiore. Qua c'è una cosa profondissima che adesso te la dico subito, perché il 6 di coppe, vedo che la tua espansione in questo mese sarà con quel dono autentico, spontaneo e naturale che avevi prima della paura dei condizionamenti. Cioè, sai, quando eri bambino o bambino, oppure più piccola, prima dei condizionamenti, c'è qualcosa, la tua espansione avverrà nel fare qualcosa senza sforzo. Prima, no, che il mondo ti convincesse che dovevi invece diventare qualcun altro per essere accettato. Qualcosa che ti viene naturale, che fai senza sforzo.
Perché questa carta mi parla di semplicità, di autenticità, di talenti antichi. Hai un talento antico qua tuo, che magari poi il mondo ti ha convinto che invece devi sforzarti per realizzare le cose per essere qualcuno. Qualcosa che avevi lasciato indietro, può essere una certa tua sensibilità o una certa creatività, oppure una vocazione che stavi lasciando indietro, che hai lasciato indietro. Anche un modo puro di comunicare senza le sovrastrutture dei re di denari. E questa carta per te è fortissima perché ti dice smetti di parlare soltanto per essere ascoltata o ascoltato e torna a parlare da quel luogo puro e vero dentro di te. Perché è lì che questo dono si espande. Perché qua abbiamo il Papa, missione spirituale, ombra, controllo del re di denari, materialismo e la paura, e il 6 di coppe, il recupero dell'anima originaria. Cioè, non devi diventare qualcuno, devi ricordarti chi eri. Mi spiego? È lì che arriva la tua espansione in questo mese, quando ti ricordi chi eri e chi sei. Samasati, ricorda chi sei, come diceva il Buddha. E vediamo qual è il potere da reclamare in questo mese. Guarda, tu con l'imperatrice in questo mese, grazie a questo programma, questa narrazione splendida che i tarocchi ci stanno facendo, tu ti espanderai. Tu ti espanderai grazie a quel dono dimenticato, quella parola semplice senza sovrastrutture che emergerà. L'imperatrice è sviluppo, abbondanza, prosperità materiale, prosperità di idee, prosperità di affetti, prosperità di salute. Questo è ciò che vai a reclamare. E grazie a questo passaggio lo compi. Ricordiamo che hai l'obiettivo dell'asso di denari. Vediamo adesso sempre con l'oracolo simbolo qua sul lavoro missione, sull'imperatrice, lavoro missione, no, tutte no, lavoro missione a denaro. Lo specchio dell'io mi riporta allo specchio dei condizionamenti della morale. Giudicarsi, perdonarsi, introspezione. Allora tu vinci in questo mese se torni a quel ricordo dimenticato. Perché lo specchio dell'io mi dice che l'io è la costruzione di tutto ciò che ci siamo fatti per sopravvivere in questo mondo predatorio. La morale distorta, il giudizio distorto, devo far vedere i risultati per essere qualcuno. No, tu raggiungi prosperità, abbondanza, successo di idee, riconoscimento quando parli da un luogo vero. E questa è molto poetica questa lettura, molto poetica. Vediamo qual è il demone con il quale allearti, l'ombra del mese. L'emozione da attraversare, qual è il demone alleato? Questa, e poi mettiamo un oracolo dello sciamano. 2000 no, una volta. Allora, qual è l'emozione da attraversare e l'insegnamento nascosto? Non ce la faccio se non arrivano subito i risultati, non ce la farò mai. Il cavaliere di denari è il demone da attraversare, il tempo. Sono arrivata a 80 anni, non posso scrivere quel libro. Sono troppo vecchia o sono troppo giovane o non ho titoli o ci vuole troppo tempo per realizzare quell'obiettivo. Allora il demone con il quale allearti è l'emozione relativa a questa cosa, a quell'emozione lì che ti fa dire è troppo tardi, primariamente. Vediamo qual è l'insegnamento nascosto, che tu realizzerai quella cosa che dici è troppo tardi. La via della bellezza, l'insegnamento nascosto. La via della bellezza è il darsi, l'offrirsi, il sacrum facere. La bellezza è la forma attraverso cui l'amore si manifesta in natura. Un fiore di plastica non è bello come un fiore vero. Perché? Perché il fiore vero svanisce. Il fiore vero appassisce e muore. Quindi la bellezza di quel fiore sta proprio lì, nell'evanescenza della vita. Tutto appare e svanisce, appare e svanisce.
Allora allearsi con l'emozione della dolce tristezza, dolce malinconia in merito a qualcosa che magari volevi fare e non hai fatto, ti permetterà di fare quella cosa, anzi di fare qualcosa di ancora più grande, che la tua anima sta chiamando a fare. Wow, molto poetica questa lettura, eh? Incarnare i sogni della bambina o del bambino, quello che non sono riuscita a fare, sono tutte veicoli, quelle immagini di emozioni che devi attraversare per portare bellezza, per creare quest'asso di denari. Tu riuscirai a portare bellezza laddove gli altri non la vedono, aiutando gli altri con con questa trasformazione che fai. Qual è il messaggio dell'amante mistico, dello spirito guida per te? La samaritana, il buon samaritano. Allora, qua dice il perfezionamento delle tue capacità per aiutare quelli che preferiresti ignorare. Tu in questo mese avrai la capacità empatica e sarai il ponte con quelle persone che gli altri giudicano anche emarginati. L'emarginazione, no? Perché è come se ti autopotenziassi facendolo. Quindi l'amante mistico ti dice: non ignorare quegli aspetti di te che vogliono emergere, prima di tutto, che sono nascosti dietro la sovrastruttura del re di denari, perché quello ti permetterà anche di accedere a delle conoscenze, a delle persone che ti autopotenzieranno e magari sono proprio quelle più emarginate. Mi spiego? Cioè, anche le persone che preferiresti evitare o hai preferito evitare, magari per strutture morali e condizionamenti, tu ti avvicinerai perché ti autopotenzierai, ci sarà un autopotenziamento. È poeticissima questa lettura, bellissima. Vediamo che cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita per te in questo mese. La medesimezza, questa è una carta veramente di grande levatura spirituale. La medesimezza. Non provare né attrazione per repulsione per gli eventi. Ma qua ci vorrebbe un podcast per spiegarti bene la medesimezza in questo caso. Proviamo a fare subito il parallelismo. Qua abbiamo il numero 15, che vedrai spesso in questo mese, e vedrai anche il numero 6 in questo mese, cioè ti cadranno agli occhi perché si sta attivando l'equilibrio. Allora, qua abbiamo il numero 15 che è il diavolo e il numero 5 che è il papa. Tra diavolo e papa c'è un'enorme differenza e anche una similitudine molto forte. Gli insegnamenti che tu apprendi con il papa sono insegnamenti volti a rompere le catene, le paure che ti separano dalla prosperità. E abbiamo l'imperatrice. La medesimezza ti dice, quando noi svaniamo su questo piano di esistenza, moriamo, allora ci ritroviamo in un luogo dove i venti del karma soffiano molto forte. Prima di incarnarti, questi venti del karma sono molto scatenati, soffiano molto 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 forte. Dove sta il goal della persona veramente spirituale che ha fatto un grande lavoro spirituale di presenza sul piano terreno come il Papa? Sta nel non provare né attrazione né repulsione per le immagini che la tua anima ti proietta della tua vita futura, né attrazione né repulsione. Allora gli spiriti ti proietteranno delle immagini quando andrai dall'altra parte del velo, no? Che sono gli spiriti della tua anima, insomma, adesso non entro nei dettagli, sapete come funziona quando le multidimensionalità dello spirito. Allora vedrai per esempio una vita magari disastrata, con tanti problemi, eccetera, e vedrai una vita agiata, magari in un castello. Dove sta il goal della persona spirituale affinché veramente l'anima incarni la vera strada? Nel non provare né attrazione né repulsione per le immagini che vedi. Potresti aver attrazione per un'immagine più tranquilla, magari una vita con dei genitori agiati, e repulsione per una vita un po' più difficile, no? Dal punto di vista razionale della mente duale.
Il punto qual è della vera persona spirituale? Non provare né attrazione né repulsione. In questo modo tu prenderai la via corretta, non ti farai scaraventare dai venti del karma. Allora, ti ho voluto dire questo perché quando lo raccontavano a me non lo capivo inizialmente, però a distanza di anni l'ho compreso nelle viscere cosa voleva significare. Grazie al lavoro spirituale. Adesso ti leggo questa carta, la medesimezza, numero 15. Sono pura elasticità, devi essere elastica o elastico. Ti permetto di resistere e di riprenderti, di fronteggiare positivamente le difficoltà e anche di trasmutarle in opportunità, di dare nuovo slancio alla tua esistenza e di realizzare grandi traguardi. In presenza di questa carta, ciò per cui è interrogato il drago immaginale presenta una certa difficoltà e contrarietà, ma tu puoi assolutamente trasformare questo in un vento a tuo favore e in una vittoria finale. Il rituale della buona riuscita. Prendi 10 respiri più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo del tuo respiro. Per la durata di questi 10 respiri cerca di non pensare ad altro se non al respiro stesso, che attraversa il tuo corpo. Ogni volta che la mente si distrae, riportala gentilmente sul respiro. Terminati i 10 respiri, pratica la meditazione sulla medesimezza, stando a occhi chiusi per qualche minuto. Adesso ti spiego qual è. Se nell'evento che ti trovi a fronteggiare c'è qualcosa di piccolo, trasformalo in qualcosa di grande. Se c'è qualcosa di grande, trasformalo in qualcosa di piccolo. Se compare un'unica cosa, trasformala in molte cose. E se compaiono molti temi, trasformali in un unico tema. Se vi è qualcosa di negativo, trasformalo in qualcosa di positivo. Se vi è qualcosa di positivo, trasformalo in qualcosa di neutro. Se c'è del caldo, trasformalo in freddo. Se c'è del freddo, trasformalo in caldo. E tu dici, ma a che serve questa cosa? Tu falla, che poi ne riparliamo a fine mese. Nell'immaginare i simboli degli opposti durante la meditazione, tu riuscirai perfettamente a incarnare la strada della tua missione dell'anima in questo mese. Allora, se un problema ti sembra gigante, trasformalo in piccolo. Se un problema è tanti problemi, trasformalo in unico solo. Cioè, questo allenamento ti permette di essere nell'equilibrio, di trasformare l'evento o gli eventi tutti a tuo favore per la vittoria. È più facile di quello che sembra, te lo dico perché è semplicissima, va bene? È una lettura geniale, straordinaria, molto poetica e ti permetterà veramente di realizzare qualcosa che forse in altri mesi non ti ho letto e non hai ancora realizzato. Va bene? Quindi, detto questo, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!